Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quest'oggi parliamo di gomme e ovviamente di quali gomme parliamo? Parliamo delle gomme Matrix. Come avrete letto sui social, anche dal mio profilo e da alcune risposte che ho dato, in data 27 marzo 2023 le gomme entreranno ufficialmente in commercio nei vari negozi di modellismo e quindi mi sembrava giusto presentarvele in qualità di pilota ufficiale sfruttando un video settimanale del mio canale YouTube. I disegni disponibili sono attualmente 4 e li analizzeremo uno per uno nell'altro tavolo. Ma prima di spostarci nell'altro tavolo voglio dirvi che in questo video vi dirò anche qualcosa che forse molti di voi non sanno. Vi farò vedere anche gli inserti delle gomme, ne scopriremo le caratteristiche, ma non vi faccio ancora vedere i cerchi. Li vedrete dopo il lancio ufficiale della casa madre che avverrà nei prossimi giorni. Iniziamo col dire i nomi di queste gomme. Partiamo con la Nebula, per poi passare alla Stardust, Black Hole e Nova. Come saprete, nel buggy ogni brand di produzione di gomme sposa un filone per i nomi e poi rimane sempre su quella falsariga. Ecco, in Matrix hanno scelto le fasi della vita di una stella. Parliamo a questo punto delle mescole disponibili al momento. Ragazzi, devo fare però una piccola premessa. Queste gomme, per come sono state costruite e per come sono state pensate, hanno caratteristiche molto particolari e molto diverse dallo standard comune al quale siete abituati. Come avrete notato, ogni brand di gomme ha le sue caratteristiche tecniche, costruttive. Ad esempio, alcune gomme sono note per rendere la macchina molto tonda in percorrenza di curva, altre invece rendono la macchina più spigolosa perché magari sono leggermente più morbide di carcassa. Ad ogni modo, per quanto riguarda la mia esperienza personale, non avevo mai trovato una differenza e delle particolarità così accentuate come ho visto in queste gomme. Vedremo cose soprattutto nel retro della carcassa che a livello costruttivo non aveva mai fatto nessuno. Attualmente non posso anticiparvi tutti gli sviluppi che verranno fuori da questo tipo di interno, questo tipo di carcassa della gomma, ma qualcuno di voi con un po' di immaginazione sotto certi punti di vista ci potrà arrivare. Io la carcassa ve la farò vedere ugualmente. Le mescole attualmente disponibili sono Clay Super Soft, medie e hard. Come sapete, la differenza tra il compound Clay e gli altri compound è che la mescola Clay è più adatta per terreni bagnati, per terreni lucidi o trattati ad olio, mentre le altre mescole sono le classiche Super Soft, medie e hard. Per quanto riguarda la mia esperienza, posso dirvi che a settembre scorso, la prima volta che le abbiamo usate in una gara ufficiale, che le temperature si aggiravano dai 20 ai 28 gradi, abbiamo comunque vada utilizzato le Super Soft. Quindi ragazzi, queste sono gomme con caratteristiche talmente particolari che non si può fare un confronto né tattile né dinamico rispetto alle altre gomme. Infatti solitamente è impensabile usare una Super Soft con una temperatura dai 25 ai 30 gradi, mentre con queste gomme è possibile farlo. Quindi il mio consiglio nella fase attuale di lancio è quello di munirvi di 1, 2 o 3 treni per tipo a vostra scelta di ogni disegno, ma soltanto di mescola Super Soft e Clay, che sono praticamente i due filoni che vi guideranno e vi daranno un qualcosa di sempre utilizzabile fino almeno al mese di luglio. Non caricatevi di gomme medie e gomme hard, che magari, soprattutto le hard, sono fatte per terreni che in Italia abbiamo anche poche occasioni per trovare. Adesso però ragazzi, spostiamoci immediatamente all'altro tavolo e analizziamo singolarmente ogni disegno che Matrix offre come partenza. La prima gomma che vi presento ragazzi è la Nebula. Eccola qua. È un disegno che ha dei tasselli medi abbastanza distanti fra loro ed ha la caratteristica di funzionare su terreni ad alto grip ma anche su terreni duri
con polvere in superficie, perché avendo i tasselli abbastanza distanti fra loro riesce comunque a districarsi bene anche su terreni polverosi. È una gomma che non punta o comunque punta molto raramente e un design molto simile a questo è il design attualmente campione del mondo. La gomma, ripeto, si chiama Nebula ed è la prima gomma nata di casa Matrix. Gli stampi, ragazzi, come vedete sono perfetti sia nella parte di appoggio sul cerchio che ovviamente anche a livello di bave. Come vedete sono fatte veramente bene. Questa nello specifico è la mescola Clay Super Soft identificata da 2 pallini color oro. E adesso, ragazzi, vi faccio vedere anche la carcassa interna. Come vedete ha dei piccoli rinforzi sul lato esterno e interno della gomma, ha una tramatura divisa da questo canale centrale e qui, ragazzi, niente, vi lascio semplicemente spazio all'immaginazione. Come vedete la tramatura ha uno spessore di circa 1,5 mm e questo lato interno, quindi la carcassa, è la medesima per tutte le gomme. Ha anche delle trame di rinforzo longitudinali nei 2 lati prima che comincino gli irrigidimenti, che sono praticamente questi piccoli raggetti che ovviamente contribuiscono a dare rigidità alla spalla della gomma. E questa, ragazzi, è la Nebula. Passiamo adesso a Stardust. Questo, ragazzi, è il secondo disegno nato in casa Matrix. Quando sono andato a Milano, ragazzi, se vi ricordate il video di presentazione dell'azienda che ho realizzato diverse settimane fa, questi 2 disegni erano già in embrione per essere fatti. Quindi pensate a quanto tempo è necessario per lo sviluppo e per la realizzazione di prodotti al top come questi. Il nome, ripeto, si chiama Stardust ed è il pin più alto che abbiamo. Si usa in condizioni di scarso grip, di polvere, ma in taluni casi può funzionare anche con condizioni di grip abbastanza elevato. Magari in condizioni miste dove abbiamo sia polvere che una parte magari contenuta, questa gomma può funzionare. Come vedete ha dei tasselli alti nella parte centrale e più piccoli nella parte esterna da entrambi i lati, e poi ha questi piccoli tasselli molto simili a quelli della Nebula che gli consentono di avere anche un po' di grip laterale. È sicuramente la gomma che fornisce più tenuta laterale di tutte quelle che abbiamo e nello specifico la vedete qua in mescola Super Soft identificata da un pallino rosso. Anche qua, ragazzi, vi invito a constatare la perfezione degli stampi sia nel labbro d'appoggio che ovviamente nella parte interna. Come vedete lo standard qualitativo è veramente alto e oggettivamente sono anche molto belle da vedere. Questa era Stardust. Adesso vi presento il terzo disegno, che prende il nome di Black Hole. Questo, ragazzi, è un disegno fatto per le piste specchiate, lucide, piste ad esempio tipo IBR, le indoor, tutti i terreni dove c'è bisogno di tanta superficie di gomma a terra. È un disegno che hanno diverse case costruttrici perché è comunque un disegno quasi universale che, dove funziona, fa una differenza estrema. Come vedete ha un profilo molto più piatto rispetto alle altre 2 gomme, soprattutto rispetto a Stardust, e anche a livello di diametro è leggermente inferiore proprio per la mancanza dei tasselli. E l'ultimo disegno nato in casa Matrix è la Nova.
Qui abbiamo dei pin piccolissimi di forma triangolare che hanno la caratteristica di essere molto vicini tra loro. Questa gomma può essere un'alternativa alla black hole quando abbiamo un po' più sporco e soprattutto sull'umido. Come vedete ragazzi, anche dei punti dove il pin è mancante e questi servono per scaricare appunto o fango o polverino che passa attraverso queste gole. Vedete, sono disegnate dei rombi, ci sono dei rombi dove il pin non c'è e poi, come vedete, è molto difficile descrivere un disegno così complesso, ma ci sono questa fila di pin un po' più grandi, come se fossero due triangoli accoppiati, e poi altre file più piccole a scalare. Anche in questo caso abbiamo il dentino laterale che, non vi dimenticate, che con una tronchese può essere rimosso in tutte le gomme per ottenere più scivolamento dalle stesse. Questo è l'ultimo disegno nato e anche questo è un disegno che ormai quasi tutte le case costruttrici di gomme hanno al catalogo, perché è diventato quasi fondamentale con le caratteristiche delle piste odierne. Questa appunto era la nuova e va a completare la gamma di gomme di casa Matrix. Adesso vi presento i riempimenti. Questi riempimenti ragazzi, che hanno un colore molto simile a quelli di una casa costruttrice americana, non hanno niente a che vedere con essa. Come vedete sono del tipo closed shell, come ormai praticamente in quasi tutte le gomme da competizione categoria buggy. Hanno la scalinatura per fornire più trazione e ragazzi ve lo faccio vedere montato su un cerchio per farvi capire quali sono le caratteristiche principali. Vi dico che indipendentemente dal fatto che utilizziate o non utilizzate il brand Matrix, sicuramente utilizzerete tante volte questi riempimenti anche su altri tipi di gomma. Calzata sul cerchio ragazzi, vedete come sia totalmente piatto nella parte superiore e come non si veda neanche una piccola porzione di cerchio spuntare dalla superficie. Questo sta a significare che la grossa differenza è qua, sulla forma e sul tipo della spalla, oltre che chiaramente nella parte superiore. Ci sono 3 canali e ragazzi è incredibile come lo standard qualitativo sia veramente eccelso al punto da avere tanti riempimenti identici l'uno tra l'altro. Ovviamente, come sapete, come ho detto tante volte nei vari video, con questo tipo di costruzione non si può avere uno standard qualitativo che permetta di avere riempimenti sempre identici, ma in questo caso ragazzi credo che in Matrix si siano superati, in quanto si trovano veramente pochi riempimenti di durezze diverse per quanto riguarda la spugna. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ovviamente mettete tantissimi like, scrivete nei commenti qualunque domanda, quesito o qualunque cosa vogliate chiedere riguardo al mondo Matrix. Mi raccomando, il 27 cominciamo la distribuzione, fate i vostri pre-order e mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo il prossimo mercoledì in un nuovo video. Ciao!